Barche a vela maledette, un titolo piuttosto forte oggi. Quindi esistono per Giorgio il mare delle barche a vela che sono maledette? Più che delle barche a vela che sono maledette, esistono delle barche a vela che sono state il simbolo di una maledizione, il simbolo di un tracollo di una grande linea di costruzione. Ed è per questo che reputo il video di oggi un giro di boa della nostra rubrica. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every seed's a delight. Perché in questa rubrica vi ho parlato di case leggendarie, di cantieri leggendari, ingegneri leggendari, che hanno prodotto delle barche a vela leggenda che per me sono all'apice dei miei desideri. E ve le ho proposte. Molti di voi sono andati a cercarle dagli annunci che ho proposto e le hanno comprate. Sono decine di persone che hanno comprato quelle barche, quindi è una grandissima responsabilità da parte mia. E vi assicuro che non ho nessuna commissione sull'acquisto o la vendita di queste barche. Mai avuta, non ne ho bisogno e non mi interessa. In tanti di voi si sono comprati le barche di questi cantieri e sono le più leggendarie. Bavaria, Jeanneau, Venetou. Vi ho proposto dei Sadler, vi ho fatto visitare queste barche nel loro interno, vi ho fatto visitare queste barche sul loro ponte e ve ne siete innamorati. Perché? Perché sono barche che ti fanno innamorare, proprio come una bellissima ragazza che non riesci più a smettere di guardare. E a me è successo tante volte nella vita, sia con le ragazze che con le barche. Per questo è molto importante che adesso prestiate il massimo della vostra attenzione, visto che ci sono delle date di costruzione di queste barche che io ho preso in considerazione. Non è un caso che mi piacciono le barche classiche, non è un caso che io abbia fatto quella grande distinzione tra le barche classiche fino agli anni 90 e anche un po' prima, visto che questi cantieri hanno cambiato la loro politica. Iniziamo con l'esempio lampante. Iniziamo a parlare di quello che è stato il più grande esempio di produzione massiva e vendita in massa di barche a vela da crociera, riuscendo ad abbassare tantissimi prezzi e rendendo la barca a vela più popolare possibile. Faccio un esempio con un costruttore che è molto vicino qua al confine della mia città, della mia terra, l'Alto Adige, prima l'Austria, poi la Germania, ma noi in un'ora arriviamo in Germania, praticamente da qua, in Bavaria, quindi avete già capito, e voglio partire con questo signore appassionato di barche a vela che costruiva finestre fino al 1976 e poi ha deciso di iniziare una produzione di massa di barche a vela popolari. Ma non si è limitato a questo. Nei suoi grandi capannoni ha iniziato a costruire barche a vela in serie, quando fino allora un maestro artigiano che costruiva barche ne costruiva al massimo, dico 4 al mese, ed erano già numeri incredibili. Invece lui, che era un grandissimo imprenditore, un grandissimo businessman tedesco della Bavaria, ha sfruttato la sua tecnologia per costruire barche in serie, i suoi grandi capannoni, fino ad arrivare a costruirne 4 o 5 o 6 alla settimana. Capite? Ma non è finita qua. Allora c'era un boom economico in Germania, in Europa e anche in Italia. Così anche il ceto medio poteva disporre di mezzi per acquistare una barca se i prezzi si fossero abbassati, ma c'era ancora un limite. I prezzi dei posti barca in Europa, specialmente in Germania che ha pochissima costa, erano esorbitanti. Cosa ha fatto quindi questo grande imprenditore bavarese? Ha preso un accordo con i posti barca. Includeva quindi nel prezzo dell'acquisto della barca a vela da crociera anche un posto barca. Così ha spopolato e ha sbaragliato tutta la concorrenza, annullandola, costruendo più barche di qualsiasi altro costruttore al mondo e facendo in modo che Bavaria potesse investire anche in qualità, in sicurezza, caratteristica altamente tedesca, lo sapete, e grande affidabilità. Questa è stata la caratteristica che ha portato il Bavaria ad essere una delle barche più ricercate e più vendute in Europa. Molto meno negli Stati Uniti, ma in seguito è stata fondata anche Bavaria USA, che però è stata simbolo del tracollo di questa azienda. Sì, perché Bavaria nel 2018 ha dichiarato bancarotta. Cos'è che ha portato questa casa ed altre case che vi elencherò oggi a dichiarare bancarotta? È una questione molto molto importante. Bavaria Cruiser 45. E adesso vi spiego perché questa può essere definita da me una delle barche maledette, forse perché rappresenta il punto di svolta. Come vi dicevo, Bavaria dagli anni 2000 in poi ha cambiato le sue politiche e da qui è iniziato il tracollo di questa casa.
Ricordiamo che Bavaria Yachts è stata fondata nel 1978. La Bavaria si era affermata come uno dei principali produttori di barche a vela e anche a motore, grazie a un modello di business basato sulla produzione su larga scala, con prezzi competitivi. Tuttavia, questa crescita eccessiva e aggressiva si rivelò insostenibile. Così nel 2007 il cantiere fu acquistato da un fondo di investimento americano, Bain Capital, che caricò l'azienda di debiti per finanziare l'acquisizione, lasciando poco margine per innovazione e gestione strategica, che erano fino allora le caratteristiche principali del successo di Bavaria. E forse il modello che simboleggia maggiormente il crollo definitivo è il Bavaria C65, un'imbarcazione di lusso lanciata nel 2018. Con i suoi 65 piedi, il C65 rappresentava un cambio di direzione per il cantiere, che cercava di inserirsi nel mercato premium, allontanandosi dalla sua tradizionale produzione di barche accessibili. Tuttavia il progetto risultò un vero fallimento, costi elevati di sviluppo, ritardi nella produzione e una clientela non convinta danneggiarono ulteriormente l'azienda. Nel frattempo però anche la concorrenza dei cantieri francesi come Jeanneau e Beneteau, dei quali vi ho già parlato ampiamente, insieme al rallentamento del mercato nautico peggiorarono la situazione. Nel 2018 così la pressione finanziaria portò Bavaria a dichiarare insolvenza, fermando temporaneamente la produzione. Fortunatamente il cantiere fu salvato da un consorzio tedesco nel 2018 e riprese la produzione, tornando al suo focus originario, barche affidabili e con un buonissimo rapporto qualità-prezzo. Ma il C65 rimane il simbolo di una strategia troppo ambiziosa e mal calcolata. Ci sono altre Bavaria che però hanno dato una svolta, come quella che vi sto presentando. Qualcuno dice dagli anni 2000 in poi. Perché questo? Dicono che dagli anni 2000 in poi le barche Bavaria non erano più le stesse. Cos'è successo? Dagli anni 2000 in poi le barche Bavaria Yachts hanno subito un cambiamento significativo che ha polarizzato le opinioni nel settore nautico. Infatti, fino a quel momento Bavaria era sinonimo di barche solide, affidabili e a buon mercato. Tutto questo probabilmente dipende che dagli anni 2000 in poi Bavaria passò alla produzione di massa estrema. Bavaria infatti decise di aumentare drasticamente la produzione trasformandosi in un colosso industriale, con un focus sull'efficienza e sul costo contenuto. Il modello di fabbricazione infatti si ispirò al settore automobilistico con un'attenzione ossessiva alla riduzione dei costi e al volume di vendita, ma spesso a scapito purtroppo della qualità percepita. Materiali più economici e meno personalizzazione hanno portato a critiche sulla robustezza e finitura delle barche. Le barche erano progettate per charter, per questo sentirete molti velisti dire quelle sono barche solo per charter e per il grande mercato, e risultando, ahimè, meno attraenti per i velisti più esigenti. E questo fu un danno enorme. Nel 2007 poi il fondo di investimento Bain Capital acquistò il cantiere e l'obiettivo era quello di spingere al massimo la redditività, ma ciò comportò tagli ai costi e investimenti limitati in ricerca e sviluppo. A fronte di questo le barche prodotte in questo periodo furono percepite come meno raffinate e meno affidabili rispetto ai modelli pre-2000. I velisti più esigenti notarono quindi una riduzione nella qualità costruttiva, specialmente negli interni e nella componentistica. Quindi Bavaria, nello specifico il 42 e il 45 piedi, ve li ho sempre descritti come le mie barche preferite. Anzi, ho difeso Bavaria a spada tratta perché è stata sempre definita un plasticone, un camper del mare, e io ho detto cosa c'è di male ad essere un camper del mare? E lo penso ancora. Però c'è stato il tracollo e un grandissimo cambiamento di Bavaria. Questo la include tra le barche maledette di oggi, perché hanno rovinato una leggenda. Ma non c'è solo Bavaria, c'è una barca che non vi ho mai elencato in questi miei video. Ed è il Vauquier, un altro cantiere prestigioso, il Vauquier Centurion, costruito nel 1970, che probabilmente è nella cima della piramide delle leggende, delle barche a vela. Veloce, forse la prima vera race cruiser, forse in quegli anni la barca a vela più performante e più comoda in assoluto, quindi il meglio. Vi faccio vedere anche la sua navigazione a spinnaker armato. Fantastica, stabile, veloce, vivibile. Una barca che ha fatto diventare leggendario il cantiere Vauquier, francese ovviamente, leggendario. Il Centurion è una barca leggendaria. Tuttora chi ha questa barca, fiero ancora dopo 55 anni di avere una delle barche più prestigiose di sempre, più belle di sempre. Persone dell'alta moda, persone dello spettacolo, principi hanno avuto questa barca. Il Centurion 32, ed è un 32 piedi, non è che è un 60 piedi. Però la stessa Vauquier, resa immortale da questo modello incredibile, è una di quelle case maledette. Non la barca, ma una delle case maledette. Mettendo quindi anche questa barca meravigliosa, fatta bene, costruita bene, come emblema dell'ultima vera bella barca di Vauquier.
come l'emblema dell'ultima barca prima del tracollo. Questo è l'esempio del tracollo di Vauquier. Quindi, nonostante questo Centurion 32 sia stato un simbolo di eleganza e di qualità nella nautica, il cantiere è purtroppo finito in bancarotta nel 2018. Questo cantiere francese, fondato nel 1975, costruiva barche artigianali e robuste, perfette per la crociera all'altura. Tuttavia, proprio il suo punto di forza, la qualità senza compromessi, si è trasformata nel suo tallone d'Achille. Infatti, per mantenere questa sua esclusività, ha riprovato con altri modelli come il Pilot Saloon, una barca molto più grande e di super lusso che ha praticamente decretato la fine del cantiere. E tutto questo mentre Jeannoux e Beneteau continuavano con la loro produzione di massa. Questo cantiere non ha retto a questa grande concorrenza. Vi avevo anche parlato di un'altra meraviglia, la Rolls-Royce del mare. Impossibile trovare nel mercato europeo, ma avevo trovato qualche annuncio e c'è chi ci sia buttato sopra. Ed era la Sadler. Ma c'è un modello di Sadler che rappresenta anche il tracollo della Sadler. Incredibile, la Rolls-Royce del mare è tracollata. Anche lei, fallimento, bancarotta, anche lei è andata in rovina, quando ha avuto l'ambizione di esagerare. Con una barca che a vederla è un aereo, sembra veramente un aereo. Anche lei è una barca degli anni 70, ha il nome di uno di quei pesci aggressivi che troviamo anche nel Mediterraneo, ho trovato anche sotto la mia barca una volta, ed è il Sadler Barracuda. Una barca incredibile, ha le forme di un aereo, se la vedete, ma ha voluto troppo, ha voluto esagerare, creando una barca performante e da crociera, snaturando quello che era la Rolls-Royce del mare. Ed è questo, il Barracuda è stato il simbolo del tracollo di questa casa prestigiosa. Questa barca con le sembianze di un aereo, il Barracuda Sadler, è diventato il simbolo del declino dei cantieri Sadler per una combinazione di errori progettuali, scelte commerciali azzardate e un mercato in evoluzione che l'azienda non ha saputo leggere. Infatti questa barca fu lanciata con grandi aspettative negli anni '80. Il Barracuda prometteva di essere una barca a vela innovativa, ma presentava diverse criticità. Innanzitutto il design era in anticipo sui tempi ma poco testato, aveva linee aggressive e una carena radicale. Ma il compromesso era una stabilità scarsa e una gestione difficile in condizioni avverse. Questo ha allontanato sia i velisti esperti che lo trovavano poco affidabile, sia i principianti scoraggiati dalla sua complessità. A tutto questo si aggiunsero gravi problemi produttivi. I cantieri Sadler, pur di accelerare i tempi, tagliarono sulla qualità dei materiali. Molti esemplari infatti soffrirono di delaminazione e rotture strutturali, causando un'ondata di resi e di contestazioni legali. Il colpo di grazia però fu una campagna marketing costosissima, ma inefficace, che puntava su un'immagine elitaria senza riuscire a creare un prodotto all'altezza o di nicchia. Nel frattempo però il mercato si stava spostando verso barche più versatili e affidabili. Guadagnavano terreno con modelli competitivi e ben costruiti. Il Barracuda invece diventò un simbolo di promesse non mantenute e scarsa lungimiranza. Quindi una barca maledetta. Questo fallimento non solo compromise la reputazione del marchio, ma portò anche a pesanti perdite economiche, contribuendo al tracollo dei cantieri Sadler nei primi anni 90. La lezione del Sadler Barracuda? Non basta essere solo visionari. Qualità, affidabilità e una profonda conoscenza del mercato sono essenziali per il successo nel mondo della nautica. Questa lezione serve anche alla community di Giorgio il Mare e anche a Giorgio il Mare. Quindi vi ho incluso nelle barche maledette Bavaria, Sadler, incredibile. Sapete qual è la mia barca preferita, no? La forma mia preferita in assoluto è Jeannoux, le barche della Jeannoux. Sono barche che vi ho già detto, insieme a mia moglie stiamo valutando, ma sono barche degli anni 80, massimo anni 90, perché vi ho detto, anche Jeannoux, per colpa di una barca, ha avuto il suo tracollo. Si è ripresa con meravigliose barche, ma anche Jeannoux ha sbagliato completamente una barca che includo nelle barche maledette, ed è il Jeannoux Sun Liberty. Andiamo a visitarla e vi spiego il perché. Ed è proprio così, ragazzi. Anche Jeannoux, con la Jeannoux Sun Liberty, è passata alla storia non solo come un fallimento tecnico e commerciale, ma anche come una barca maledetta circondata da problemi e di cattiva fama. Questo modello fu lanciato con ambizioni altissime negli anni 90 ed era destinato a rivoluzionare il mercato delle barche a vela da crociera. Ma invece, purtroppo, ha portato solo disastri. Una progettazione fallimentare. Il progetto puntava su una barca versatile e accessibile, ma il compromesso si è rivelato fatale. La Liberty soffriva di gravi problemi strutturali. Il disegno della chiglia era troppo leggero, portando a numerosi casi di cedimento sotto sforzo. In alcuni casi le chiglie si sono addirittura staccate durante la navigazione. Una cosa davvero insolita per Jeannoux erano i materiali scadenti.
Per questo breve lasco di tempo i cantieri Janus San cercarono di contenere i costi utilizzando materiali di bassa qualità e processi di costruzione poco rigorosi. Questo si tradusse in problemi di osmosi precoce e ormai voi sapete che l'osmosi è il cancro delle imbarcazioni. Un'altra cosa preoccupante era la frequente delaminazione e un'affidabilità complessiva che lasciò molti armatori delusi e arrabbiati. Inoltre, un'altra cosa molto insolita per questi cantieri fu un marketing ingannevole. Infatti, la Liberty fu promossa come la barca di tutti, un'idea molto allettante per il grande pubblico. Tuttavia, questa promessa non fu mantenuta. La barca era difficilissima da manovrare per i principianti e poco performante per i velisti esperti. Così, l'immagine di un prodotto universale si scontrò con la realtà di un progetto sbagliato. Questa barca, con la fama di maledetta, fu colpita da eventi negativi e incidenti. Il mito della barca maledetta venne alimentato da una serie di incidenti, alcuni dei quali portarono addirittura vittime. L'episodio più famoso fu il naufragio di un esemplare durante una regata amatoriale, in cui la barca si spezzò sotto il peso delle onde. Questo tragico evento fece crollare ulteriormente la reputazione del modello. Se volete il mio parere, fu solo una tragica fatalità. Così un solo modello può provocare il tracollo di un cantiere così prestigioso. Le ripercussioni furono devastanti. I cantieri già in difficoltà finanziaria dovettero affrontare costose cause legali, ritiri del prodotto e una perdita totale della fiducia del marchio. Nel giro di pochi anni Janus San fu costretta a chiudere e la Liberty rimase come il simbolo di un'azienda che aveva promesso e non aveva mantenuto. La storia di Janus San Liberty ci insegna che nel mondo della nautica non si può barare sulla qualità e sulla sicurezza. Una barca può nascere con grandi ambizioni, ma se non sarà ben costruita e pensata, diventerà solo un monumento al fallimento. Incredibile ma vero, ma vi metto un altro cantiere che vi avevo presentato, ed è l'Hunter 30. Vi avevo detto, no? C'è tanta Italia in questa barca americana, però c'è stata anche una barca che rappresenta il suo fallimento. Andiamo a vederla. Dunque vi ricordate di John Cherubini, l'italo-americano che diede prestigio a questo grande cantiere? Ecco, amici, oggi parliamo dell'Hunter 30. Forse per errore, ma anche lei è associata all'etichetta di barca maledetta. Ma cosa c'è di vero? E soprattutto ha portato davvero al fallimento del cantiere Hunter? Scopriamolo insieme. Insomma, anche Cherubini aveva il sogno di una barca universale. Lanciata negli anni 70, la Hunter 30 nasceva con l'obiettivo chiaro: creare una barca a vela accessibile, versatile e ideale per crociere costiere, ma anche per i velisti alle prime armi. Questa sulla carta sembrava in effetti un'idea vincente. Così i primi anni furono decisamente promettenti, grazie al prezzo competitivo e a un design moderno per l'epoca. Tuttavia, dietro l'entusiasmo si celavano gravi problemi. Secondo il mio punto di vista, il punto più critico era la costruzione della chiglia, montata con un sistema a bulloni e piastre che con il tempo tendevano a cedere sotto lo sforzo. Questo portò naturalmente a numerosi episodi di distacco della chiglia, con barche che affondavano in condizioni di navigazione anche moderata. Uno dei casi più eclatanti avvenne negli anni 80, anche questo durante una regata, e fortunatamente non ci furono vittime. Però questi incidenti contribuirono all'etichetta di barca maledetta. Un altro punto dolente e completamente insolito per Hunter fu l'uso di materiali di qualità non sempre all'altezza. Molti armatori infatti lamentavano problemi di osmosi a pochi anni dall'acquisto. E la domanda sorge spontanea: ci fu il fallimento del cantiere Hunter Marine? No, assolutamente no. La Hunter Marine continuò a produrre barche a vela per diversi decenni, evolvendo il design e migliorando la qualità. Tuttavia il danno di reputazione della Hunter 30 rimase una macchia difficile da cancellare. Il marchio perse la fiducia di molti armatori esperti e questo costrinse Hunter a posizionarsi come un costruttore di barche economiche, sacrificando il tanto amato marchio più prestigioso. Sì, ma questo può bastare per etichettare in America una barca come barca maledetta? No, la leggenda della maledizione nasce da una combinazione di incidenti, cattiva reputazione tecnica e un design che con il tempo si dimostrò poco sicuro rispetto agli standard moderni. Per alcuni numero di problemi e fallimenti accumulati attorno alla Hunter 30 era segno che questa barca probabilmente era stata concepita male. Per altri era semplicemente il risultato di scelte progettuali e costruttive poco lungimiranti. In conclusione, la Hunter 30 non ha mandato in rovina il cantiere, ma è diventato un esempio di come i compromessi economici e tecnici possono trasformare un progetto promettente in un disastro. La lezione? In mare non si può mai scendere a compromessi sulla qualità. Mai. E rientra pienamente nelle barche maledette. Ragazzi, il progetto di Giorgi al Mare è ambizioso e incredibile. Non parlo in terza persona per presunzione, ma è un progetto che include moltissimo. Lunedì la mia barca va in cantiere e starà circa 20 giorni in cantiere. Deve rifare l'antivegetativo, deve cambiare gli zinchi e devo mettere alcuni strumenti che mi serviranno per la realizzazione di questo grande progetto. Infatti, a breve, finiti questi lavori, anticipando la primavera, partiremo per un grandissimo viaggio, passando in molti porti di mare
dei quali racconteremo la storia, perché le città a porto mi hanno sempre rapito e soprattutto le visiteremo insieme. Iscrivetevi tutti al canale, mettete un like e un commento perché così entrerete a far parte di questa community, io vi conoscerò e vi darò, come ho già detto, le indicazioni necessarie per entrare in questo meraviglioso mondo. Gireremo le città a porto di mare e vi farò una panoramica completa di quelle che sono le spese per un posto barca, le spese per un ormeggio, l'itinerario della crociera perfetta nel Mediterraneo, per fare in modo di non rovinarci, per spendere meno possibile con la qualità maggiore possibile e quindi prendo un impegno, promessa già in passato alla mia grande community, di aiutarvi praticamente ad entrare in questo mondo. Faremo un grandissimo giro di tutti i porti più accessibili e più efficaci per voi. Partirò in solitaria, se qualcuno vuole unirsi a me con la barca o addirittura in equipaggio, io apro le porte a tutti. Insomma, sarà un'epica avventura e un contributo che io voglio lasciare a questa meravigliosa community come eredità di tutto ciò che è stato il mio percorso, il mio sapere e la mia esperienza diretta. Non potevo non farlo, ve l'avevo promesso e lo sto organizzando. Per questo la mia barca andrà in cantiere, nonostante sia stata fatta a Carena ad aprile, la rifaccio. Voglio la barca perfetta, voglio il motore perfetto, voglio le vele perfette che sono nuove e faremo un grandissimo giro insieme. Troverò spazi privati dove sia possibile, usando tutte le condizioni di sicurezza, poter lavorare sulle nostre barche. Vi farò un itinerario completo, un anno di lavoro, un anno di riprese. Aiutatemi, sostenete il canale, quantomeno mettendo un like e iscrivendovi al canale. Farò una playlist particolare, questo è quello che succederà. Sono felice di aver preso questa decisione finalmente e di avere i mezzi, di essermi procurato il tempo per riuscire a fare tutto questo. Un anno sulla mia barca in giro per l'Italia. Questo è quanto. Giorgio il Mare è il vostro ponte per arrivare a questo mondo. Rimanete con me e partiamo insieme. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love on this road.